Siamo davanti a un e-bike super tecnologica, ma un e-bike. Non c'entra niente con questo. Al giorno d'oggi, visto tutta la tecnologia che è applicata alla nostra e-bike, parliamo solo di applicazione, aggiornamenti software, Bluetooth, Wi-Fi, tutto ciò che un iPhone fa nel migliore dei modi, generalmente. Ma un e-bike deve fare queste cose? No, perché quando parli con qualcuno, spesso capita che, ah sì, è bella quella bicicletta, ah sì, fantastico, quel motore spinge, ah, e poi c'è quell'applicazione che è fatta veramente bene. Ah, e poi c'è nell'applicazione la possibilità di... E poi posso controllare la bicicletta tramite l'applicazione. Il problema più grande, sapete qual è? È che abbiamo bisogno di tecnologia nelle nostre e-bike. Perché chiaramente avendo batteria, un motore da gestire, ma il problema è come viene utilizzata questa tecnologia. Ma davvero state confondendo una bicicletta motorizzata, ok, con un iPhone? Cioè, ragazzi, un iPhone ha bisogno di applicazioni per funzionare, vi serve per un vostro servizio, per telefonare a qualcuno, per lavorare. Ecco, una bicicletta vi serve per portarvi da un punto A a un punto B, per darvi del divertimento. Non vi serve per, sì, anche per lavorare, perché magari trasportate delle cose o magari andate da un punto A a un punto B appunto per lavoro. Ma obiettivamente non confondiamo le due cose. La voglio la tecnologia, serve la tecnologia, perché la tecnologia migliora la bicicletta, ma deve essere una tecnologia matura, una tecnologia che non è invasiva, una tecnologia che non mi fa perdere tempo e soprattutto dove io comando la tecnologia. Con gli anni siamo passati da uno standard dove non esistevano applicazioni per le nostre e-bike, dove non c'era la funzione Bluetooth, quindi non ti collegavi neanche alla bicicletta. L'unico in grado di potersi collegare alla vostra bicicletta era il rivenditore o un centro autorizzato del motore che avevate sulla vostra bicicletta. Bene, chiaramente tecnologia che cresce, software che evolve e possibilità dell'utente di collegarsi alla bici e settarsela come vuole lui. Grande cosa, bellissimo. Problema: dipendente da un'applicazione, quindi devi scaricarti un'applicazione e quello che si sta vedendo negli ultimi anni è che scarichi l'applicazione e ti devi registrare per accendere la bicicletta, perché sennò la bicicletta non funziona. È possibile? Attenzione, ve l'ho detto, non confondete l'iPhone con la vostra e-bike. Ci vuole la tecnologia, vi ripeto, è una tecnologia che sta evolvendo, magari appunto intelligenza artificiale, ma quante problematiche vi mette questa tecnologia? Avete un'app che dovete aggiornare per far andare una bicicletta, va bene. Avete una connessione Bluetooth che, se guardate nei social, quanta gente si lamenta che non riesce a connettersi alla sua bicicletta. È incredibile. Dovrebbe essere così. Un iPhone ce la fa in un secondo. E questo comunque rovina il piacere di avere una bicicletta del genere. Non sei collegato col telefono? Beh, perdi certe funzionalità. Come? È una bicicletta. Mi deve portare da A a B o mi deve far divertire. Poi dopo c'è l'applicazione che è collegata alla tua applicazione principale. Però magari faccio l'aggiornamento di un'app e dopo non funziona più. E io mi arrabbio. E io sono scontento di avere una cosa del genere che posso avere sulla mia bicicletta, ma non funziona. Oppure il più bello di tutti, che mi è capitato anche a me. Esci, ah che bello, ho l'integrazione Bluetooth, mi attacco alla bicicletta, registro il giro nella bicicletta. Giro di 50 km, torni a casa e
c'è una linea retta, c'è. Questo è il mio giro, una linea retta che va da A a B e da B a A. Contento? Questo che dico, la tecnologia va applicata e va bene, ma però mi devi dare la sicurezza, non dico al 100%, ma al 99% che funzioni. Non riesce a farlo neanche un iPhone di darvi un 100% di affidabilità. Tutti questi aggiornamenti che vengono fuori, tutti gli aggiornamenti di sicurezza che fanno anche sull'iPhone. Però, ho bassettino l'elicottero. Dico, tutti gli aggiornamenti che fate su queste cose qui, siamo per migliorarlo, sì. Però vi capita poi che magari l'applicazione non va più come volete voi. E se fate un aggiornamento e la vostra bicicletta dopo non va più come volete voi, cosa fate? Insomma, bisogna secondo me ponderare, attenzione, chiaro, è marketing, vi fanno credere che più cose aggiungeranno e più voi sarete contenti. Secondo me diventa un'arma a doppio taglio. Potrebbe essere che sia tutto perfetto, tutto bellissimo, ma potrebbe essere anche che cominciano ad esserci altri problemi che si vanno ad aggiungere all'affidabilità dei componenti. Ecco, e dopo si rischia che magari perdete la voglia di comprare un e-bike. Sì, perché se pensate a una muscolare, avete la testa in folle. Voi la prendete, ci saltate sopra e partite. Non avete bisogno di accendere nessuna applicazione, non avete bisogno di accendere nessun motore, non avete bisogno di pensare se la batteria è piena o vuota. Ecco, qui invece dovete pensare a tante cose. Siete in casa, scrollate nel vostro iPhone, l'applicazione della mia bicicletta, adesso mi collego alla mia bicicletta e gli faccio un aggiornamento, oppure vado a tarare degli altri parametrini. Ecco, tarate i parametrini e poi dopo la bicicletta non va più come volevate voi. Oppure consuma di più. Ma quell'altro vicino a voi, con gli stessi parametri, invece riesce a fare molto di più che voi. Perché? Sono bellissime queste domande che girano nel web. Perché poi la gente dice, ma io ho fatto 100 km con la bicicletta, ma non ti parla dei settaggi. Magari ha un motore che non spinge niente. Queste cose qui sono importanti alla fine. Se volete dare un aiuto a qualcuno, dovete parlare di tutti i settaggi della bicicletta. Tutti. Non in eco così, basta. Se te usi il tuo il turbo, se tu hai che la bicicletta dal momento che smetti di pedalare ti sostiene per un tot di tempo, oppure che invece non ti sostiene, la batteria si scarica. Insomma, non fatevi prendere in giro da tutta questa tecnologia. Ce l'abbiamo, però deve essere l'utente che la gestisce, non lei che gestisce voi, non lei che vi fa, tra virgolette, da amo per portarvi ad acquistare un e-bike. Scegliete una bicicletta per quello che è: telaio, componenti, motore. Poi chiaramente nel provarla sentirete il software, ma sappiate che comunque avrete la possibilità di gestirla, quindi non sarà magari neanche uguale a quella che avete provato dal concessionario. Diventa difficile, sapete ragazzi. Ditemi voi da che parte siete. Bicicletta super tecnologica, quindi applicazione con tanti fattori dentro, tante possibilità con cui divertirsi, o siete più per, tra virgolette, una e-bike al muscolare, quindi pensieri zero, un settaggio e via, solo pedalare. Scrivetemelo qua sotto nei commenti. Ditemi anche voi come vi trovate col vostro software, quanto lo usate, perché anche questo è importante per sapere anche la stabilità di questo software, se siete contenti, se volete dirlo chiaramente, perché chiaramente tutti noi siamo magari contenti della nostra e-bike, ma in realtà ci sono magari delle problematiche, delle sfaccettature che non piacciono.
Scrivetemelo tutto qui sotto. Ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi, ciao 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 ciao.